Buongiorno a tutti, bentornati in Val Grande. Oggi è il 22 di febbraio e abbiamo deciso praticamente all'ultimo momento di andare al bivacco Orfalecchio. Siamo stati solo 2 anni fa durante la traversata fino in La Piana e questa notte invece ci dormiamo dentro. Siamo io e il buon Previ. Buon Previ sono io. Siamo al parcheggio di Ruspesso. Prenderemo questo sentiero che passa sotto il Monte Fayet fino a Cortebue e poi Orfalecchio, nel cuore della Val Grande. Vedi? Questo qui è cresciuto il primo anno e da poi è cresciuto questo qua, quindi questo qui già ci avrà 2 anni. Perché un anno vedi? Guarda qua, questo qui da 1 anno. Vedi? Che piccola. Vedi che quella lì è già più grossa, quindi secondo me ne avrà 2. Rifugio Fantoli. Adesso ci aspettano una quindicina di minuti di salita e poi tutta discesa fino a Orfalecchio praticamente. Non male la posizione di queste baite. Credo che abbiamo raggiunto la vetta più alta della giornata. Noi adesso prendiamo per Cortebue. Inizia la discesa verso Cortebue e, come dice il cartello informativo, entriamo nella parte umida e ombrosa, versante Valgrandino. Previ si ostina a cercare di fotografare il pedum, che oggi è veramente magnifico con questa luce, ma tanto sappiamo già, anzi è risaputo, che quando arrivi a casa e guardi le foto non rendono per niente le emozioni che ti hanno dato dal vivo. Però ci proviamo lo stesso. Stavo dicendo con Previ che ovviamente il sentiero pensavamo fosse tutto in discesa, ma la Val Grande non è mai quello che sembra e abbiamo ricominciato a salire, anche se solo per un breve tratto, ma comunque il caldo si fa sentire subito. Anche Previ l'ho convinto a prendere gli scarponi della Garmont modello Tundra, esattamente come i miei. Hanno 7 anni di vita e li ho usati parecchio, soprattutto in Val Grande, anche in sentieri abbastanza brutti, nel senso sporchi, e l'unico taglietto che ho notato che hanno oggi è questo qua. Si è rovinata un po' la parte qua scamosciata. Ovviamente vabbè, la suola ormai è liscia, infatti sarebbero da cambiare, però sono stati un ottimo acquisto. Sotto questa balma, come sulle cappelle, vi era la tradizione di appendere piccole croci in legno in memoria degli alpigiani defunti. Il gruppo escursionisti Val Grande vuole ricordare tutti coloro che caricavano i corti e gli alpeggi e tutti coloro che hanno dato la vita su queste montagne. 2006. Effettivamente questi sentieri e anche gli alpeggi che vedremo dopo sono pieni di storia. Noi oggi ci camminiamo grazie al Parco Nazionale, che ha rimesso a posto un po' tutte le vie dopo anni di abbandono, ma non più tardi di 70-60 anni fa erano ancora tutti alpeggi della fatica della gente, degli alpigiani che portavano su le bestie per raccimolare qualcosa da vivere. Questo è quello che so grazie alle varie letture che ho fatto in merito a questa valle, ed è forte vedere tutte le baite diroccate. Non vedo l'ora di arrivare a Orfalecchio
oggi pomeriggio, perché là c'era proprio un vero e proprio paese a inizio Novecento, dove appunto vivevano le famiglie dei lavoratori che lavoravano per l'IBAI, l'impresa boschiva della Val Grande. Andiamo a esplorare un po' le vecchie baite e i fantasmi di quei posti. Ma non lo sapevo. È 35, alle ore 6:20. Nel luogo dell'impatto resta oggi una piccola croce di marmo. Ah, proprio qua, quindi. Pensa a te. Contro sto faggio sono piantati. Lo sapevo. Siamo arrivati nei pressi di questa vecchia baita. Allora, di qua si arriva dalla colma di Vercio. Cortebue 25 minuti. Andiamo a esplorare. Ok, l'esplorazione finisce qua perché il pavimento è già finito. Buttati. Che forza. Questi posti hanno un fascino particolare. Va bene, riprendiamo il nostro cammino. Magari facciamo una pausetta a Cortebue, adesso vediamo, e poi giù fino a Orfalecchio. Il sentiero comunque è abbastanza bello, anzi è molto bello, sì. Abbastanza largo, tutto segnalato, non troppo faticoso. Si va. Cortebue e lì in cima il pelo. Infatti si vedeva da là che sono messo meglio degli altri. Bello. Che velina, si vede benissimo la cresta che divide il versante di Velina con la riserva integrale, e le strette del Casè sono lì in mezzo. Questo cartello dice tutto. Cortebue erano fatiche tremende. Bue era caricato da una ventina di famiglie di Rovegro che inalpavano complessivamente 50-60 bovini, vitelli, manzi e mucche da latte da marzo a settembre. Benvenuti a Cortebue. C'è anche la dogana. C'è qualcosa da dichiarare? Eccolo qua, bivacco Serena, ha riaperto da pochi giorni. Come faccio a stare? È un po' bassino? Diciamo che per me è perfetto, per Previ un pochino. Tanto. Che bello però, accogliente. Dai roba. Ciao. Sì, Previ non ci sta molto comodo. Una targa ovviamente, un po' di legna. L'estintore. Qua cosa abbiamo? Pentole, una moca, qualche libro. Ah, la Bibbia. Il lupo della steppe. Fammi un po' vedere sopra. Abbastanza pulito. Ah, c'è una brandina forse. No, è un asse di legno. Beh, sì, è un bivacco molto piccolino. Però è bello. Continuiamo l'esplorazione di Cortebue, che per adesso tanta roba. Che spettacolo! Wow! C'è addirittura i tavoli da picnic. Cortebue, io ti adoro. Mi hai già fatto innamorare. Piazzale Peppo, qua secondo me è intitolato a Nino Chiovini, che era chiamato Peppo, però non lo so. Vabbè, se vi interessa, qua durante la guerra c'è stato ovviamente un bombardamento nazifascista che hanno attaccato i partigiani
che erano appostati qua a Corte Bue. Lo trovate nell'episodio 1 del documentario sulla Val Grande, vi lascio il link qua in alto. E praticamente i partigiani, scappando, sono scesi al ponte di Velina qua sotto, sono risaliti dall'altra parte fino a Velina Alta e poi Corte del Bosco, che è più o meno qua, e poi hanno scavallato dall'altra parte per raggiungere la valle di Pogallo. E da questa prospettiva si vede molto bene il loro percorso, il percorso che hanno fatto per risalire tutto questo pendio. Non deve essere stato facile, anche perché da qua i nazifascisti sparavano verso Velina Alta con i mortai. E l'intervista di Gianni Safaglia racconta bene quella giornata. Wow. Previ, commento su Corte Bue. Veramente incantevole. Incantevole. Bello, sì. Vero, concordo. Un po' La salutiamo. pieno d'amore. Speriamo di tornarci in estate, magari anche per un paio di giorni, sarebbe veramente bello. E adesso cerchiamo il sentiero che si ricongiunge a quello, tra virgolette, ufficiale, che arriva a Orfalecchio. È stato un piacere. Abbiamo preso questo sentiero proprio in fondo al paese, dovrebbe essere quello giusto. Cosa? Che simpatica deviazione. Taglia gambe. Entriamo nella Valle delle Scale. E là dietro Orfalecchio, si vede la collinetta davanti. Ah, inizia già da qua. Sì, c'è un po' di ghiaccio. Poi là. Non è più easy? Ci sono foglie. Ma è ghiacciato. Oh. Passaggino simpatico. Stabile. Le catene sono nuove, ben tenute. Però è una scala. Nella Valle delle Scale c'è chi scende e c'è chi sale. Quello là lo scorso si vedevano prima, no? Eccolo qua, il primo pilone visibile sul sentiero. Chissà che spettacolo. Che dicevi te, del primo pilone. Altro pilone. Ciao! Una botta. Ti ha preso? È andata bene, dai. Allora, situazione. Siamo arrivati al fiume. Mancano ancora un 50 metri. C'è ancora un po' di sole alla pozza bellissima sotto Orfalecchio. Il sentiero che scende dopo Corte Bue diventa abbastanza difficile. Bisogna sempre fare attenzione. Ragazzi, siamo arrivati alla pozza di Orfalecchio.
dove 2 anni fa ci siamo fatti un bellissimo bagno in queste acque prima della salita per il bivacco. Oggi non è il caso. Oggi rimaniamo puzzolenti. Esatto. C'è ancora un po' di sole, ma è lontano rispetto alla nostra posizione. Insomma, si vede che siamo il 22 di febbraio. Bentornati a Orfalecchio. Figata. Ciao. 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 Il nostro mastro. Però sto coso è interessante. E poi fa tanta fiamma. Perché c'è un buon circolo d'aria. Benvenuti al paese di Orfalecchio. Balma. E adesso andiamo in esplorazione di quelle che erano le baite dei lavoratori. C'è una costruzione molto grande là che credo fosse o la scuola o comunque contenesse delle camere per i lavoratori e le proprie famiglie. Come avete visto dall'altro video che ho fatto su Orfalecchio, questo posto dava lavoro e alloggio a una trentina di famiglie che probabilmente vivevano qua dentro. È bello andarci adesso in inverno perché non hai neanche paura delle vipere. Allora ragazzi, ditemi se ho ragione. Io ho visto una foto bellissima di Orfalecchio con le famiglie e i lavoratori. Guardate un po' se le baite secondo voi sono queste. Eccola qua. È vero o no? Potrebbe essere. I lavoratori qua. Wow. Che spettacolo. Di baite vere e proprie ce n'è 2. Perché c'è questa qua grande. 3 ce n'è. Questa grande. Questa qua un po' più piccola e poi questa. Sono praticamente 3, non ce n'è di più. Quindi ok, 30 famiglie, ma probabilmente vivevano tutti nello stesso grande albergo e poi c'era la mensa e la scuola, o comunque adoperavano le stanze per fare quello. E se ci penso è veramente incredibile, un posto pazzesco. Orfalecchio. Potevo mettere gli scarponi, invece sono in ciabatte, pistola che sono. Fare attenzione ai ricci delle castagne. Mentre sono qua a raccogliere un po' d'acqua da questa fonte, visto che la fontana del bivacco non esce acqua, sembra ci sia il tubo un po' intasato, qualche problema a monte. Vi do un po' le mie impressioni sul sentiero di oggi. Partendo da Ompio, primo tratto leggera salita i primi 15 minuti, poi si scavalca la collina, si entra in Val Grande. Inizia un percorso abbastanza semplice, anche bellissimo paesaggisticamente, con un'ottima vista sul Pedum, che ci porta a Cortebuè. Cortebuè, alpeggio bellissimo, me ne sono subito innamorato e ci voglio sicuramente tornare in estate, magari per un paio di giorni. C'è qualche baita ristrutturata, c'è il bivacco del Parco Nazionale per dormire, è veramente una posizione splendida. Poi da Cortebuè, se si vuole arrivare a Orfalecchio, inizia il sentiero che passa dalla Valle delle Scale, dalla Val Camiasca e dalla Val Fogliera. È tutto un po' su e giù il primo tratto, con qualche passaggio su catena, sconsigliatissimo in caso di pioggia o pioggia nei giorni precedenti. Poi si prosegue. Il sentiero dà sempre l'impressione di essere un po' pericoloso, nel senso che da parte c'è il dirupo e magari devi mettere un piede davanti all'altro, come sentiero è molto stretto in alcuni tratti. Poi scende giù nel bosco con alcuni tornanti e bisogna fare attenzione nel bosco, soprattutto in estate, perché adesso che è inverno abbiamo fatto fatica a individuare la traccia in alcuni punti, quindi in estate con la foglia potrebbe essere ancora più difficoltoso.
Sicuramente non è più difficile del sentiero del fiume, che reputo essere quello più pericoloso. Diciamo che qua non abbiamo pontini di legno che sono quasi centenari e quindi potrebbero cedere da un momento all'altro. Le catene che abbiamo incontrato sono tutte in ottimo stato e anche oggi va il nostro grazie al Parco Nazionale e a chi cura i sentieri, perché nonostante la pericolosità i sentieri erano veramente ben tenuti, anche le piante che erano cadute negli altri anni sono state tagliate con la motosega. E niente, arrivati qua al bivacco di Orfalecchio abbiamo trovato anche 3 ragazzi di Como che dopo vi presento. Il bivacco è in buono stato, un po' sporchino dentro, ma dopo diamo una bella pulizia. Al piano superiore ci sono già delle brandine, ne ho viste 5 o 6, con qualche materassino anche, quindi si dormirà abbastanza comodi, spero. E adesso ci facciamo il pranzo barra cena e poi ci godiamo la serata. Impresa boschiva della Val Grande. Allora, i ragazzi sono tutti al lavoro e l'unico che sta cazzeggiando sono io, ovviamente. Andiamo a dare almeno un supporto morale a Previ e a Alessandro. Supporto morale. Ma che tecnica che si è inventato! Eccolo qua! 10 minuti per un ceppo singolo! Sì! Allora, ho lasciato la GoPro al bivacco. Abbiamo trovato da dove arriva il tubo che porta l'acqua alla fontana. Fa tutto il giro intorno al paese e arriva qua dove c'è questa vasca di raccolta, un passato da idraulico per il Previ. Ah, perché non riesce a... Ah, però è così. Ah, guarda così. Ah, lì. Tac. Però bisogna bloccarlo adesso. Sì. Allora, informazione di tutti, nel bivacco c'è una borsa con dentro un po' di queste giunzioni. Quindi, nel caso non ci fosse acqua alla fontana, sapete che potete prendere le giunzioni. Dopo il bivacco di Orfalecchio passate l'ex paesino, andate avanti ancora un 150 metri, trovate il rigagnolo che scende, lo risalite per un bel pezzettino, almeno un 5 minuti, e trovate l'imbocco di questa vasca praticamente. Buona fortuna! Salute, cheers!
Allora, sono le 6 di sera, i ragazzi sono andati a prendere l'acqua, Previ sta iniziando a mettere la roba a posto per preparare il risotto e purtroppo vi devo dare una brutta notizia, ovvero che il nostro lavoro non è servito a un granché. Vabbè, adesso un rigagnolo sta arrivando. Ci sono le giunture un po' spaccate a monte e non abbiamo ancora ben capito dove, e quindi esce proprio un filino d'acqua. Vediamo, comunque adesso la serata sta procedendo veramente bene. Abbiamo già bevuto una bottiglia di vino che hanno portato i ragazzi, ci hanno offerto. Adesso facciamo il risottino. C'è sempre il fiume, il rumore del fiume in sottofondo. Faccio vedere. Lì c'è il pilone della teleferica. C'è una bellissima luce tra l'altro adesso. E che dire? Dai, vi porto su in cima alla stazione della teleferica, ci voglio andare ancora una volta, fare qualche foto al tramonto. Guardate che costruzione allucinante. Wow. Che luce c'è? Straordinario. Messo. È qui la festa? Avanti, prego, venghi. È tornata la luce. Molto bene. Come andiamo? Aia. Ragazzi, Vinello? Un altro se mi giro. allungate i calici, Vieni fuori. ve li riempio. Vai a prendere. Le tazzine. Ma va che ben di Dio. Ma che roba. Questa è tutta roba nostra, questa è la salsiccia dei ragazzi e il purè. Stasera paniscia. Buon profumino anche la vostra salsiccia, va? Spettacolo. Sembra di essere alla sagra di paese. Sono grandi così, sono piccoli così. Quindi Però Ma che formaggio è? è il bitto. il bitto. Lo stesso dei pizzoccheri. Toma. Ok. No, il Ma tu me da bitto. queste parti, credo. Non si parla. Non so, onestamente. Eccolo lì, il nostro verme arancione. Ciao Previ. Buonanotte. Buonanotte. Io adesso qua sistemo il sacco pelo C'ho i piedi che vanno fuori la cosa. Però. e andiamo a nanna. Beh, buonanotte, a domani. Ciao. Buongiorno a tutti, ci siamo appena svegliati, sono le 7:20, io e Previ siamo già svegli, gli altri ragazzi stanno ancora dormicchiando un po', la notte è stata abbastanza fredda, da quando si è spenta la stufa ho fatto fatica ad addormentarmi, poi per fortuna c'era una coperta lì vicino a una brandina del bivacco. L'ho messa sul sacco pelo e la situazione è migliorata parecchio. La prima cosa che faccio stamattina è andare a lavarmi al fiume. Sto passando adesso nel paesino di Orfolecchio, do il buongiorno anche agli spiriti dei lavoratori. Che luogo spettacolare. E tra poco raggiungo il fiume qua sotto.
Stavo cercando un posto per fare il bagno nel caso venissimo in estate, e secondo me qua c'è un bel posticino. È appena sopra il ruscello dove ci si lava, si scende giù da qua e si arriva. Ovviamente non è proprio comodissimo. Nel caso non ci fosse acqua alla fontana si può venire qua, è una buona alternativa. Eccoci qua. Buongiorno, buongiorno. Abbiamo appena acceso il fuoco in questo bellissimo fornelletto senza bombola a gas, solo pura legna. No pellet. Adesso facciamo colazione in questa bellissima mattina, sono più o meno le 8, 8 e un quarto. La giornata promette bene. Andiamo. Ciao. Salutiamo Bivacco Orfolecchio, abbiamo dato una bella ripulita, abbiamo chiuso la porta, importantissimo. Che esce più coso. E adesso si riparte. Attenzione che stiamo ripartendo e sta arrivando l'acqua. Gorgoglia. Ma dai. Va bene, che dobbiamo fare? La chiudiamo. Ciao Orfolecchio. Ciao ciao. Proprio un bel bivacchino, eh? Mi è piaciuto. Sì. Mentre scendiamo da Orfolecchio ci tenevo a lanciare un attimo questo messaggio, visto che ormai fare video mi piace dare qualche informazione utile per chi viene a visitare questi posti. Mi sembrava giusto dare un messaggio corretto di utilizzazione dei bivacchi, e quindi d'ora in poi cercherò lasciare il bivacco più pulito di come l'ho trovato. Credo che sia importante e giusto, per rispetto anche di chi arriverà dopo. Quando siamo entrati il bivacco era veramente tanto sporco, c'erano cacche di ghiro ovunque, e vabbè, a parte la polvere e le padelle sporche, però era veramente un po' brutto viverci, anche se solo per una notte. E quindi gli abbiamo dato una bella ripulita. Ovviamente le cacche di ghiro non si possono controllare, ci saranno anche per chi entrerà la prossima volta, ma perlomeno abbiamo dato un bel contributo e un bel segnale per chi usufruirà di questi bivacchi all'interno del Parco del Val Grande, ma mi viene da dire qualsiasi bivacco, qualsiasi posto pubblico, soprattutto se gratuito, che viene lasciato ad uso così degli escursionisti. Quindi mi raccomando, aiutateci a tenere i bivacchi in ordine, puliti e confortevoli per chi arriva dopo di noi. Grazie. Spunta il sole alla pozza sotto Orfolecchio. Time for swimming. Siamo arrivati al bivio. Di qua si prosegue per Ponte Velina e il sentiero del fiume. C'è questo simbolo che indica Orfolecchio, e qua in alto arriva il sentiero dall'Alpe Ompio, che adesso noi ripercorreremo in salita. Sarà una bella faticaccia. Da qua vi salutiamo e ci vediamo Alla macchina. alla macchina. Sì? No. Alla macchina. Vi salutiamo, speriamo che il video vi sia piaciuto, qualche indicazione utile abbiamo cercato di darvela, e Iscrivetevi. Iscrivetevi. Ci vediamo alla prossima camminata. Ciao ciao.